Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Sicuramente mi vedrete un po' provato perché sono tornato proprio ora dalla BMW. Ho portato la moto a fare il richiamo del cardano e hanno installato la classica valvolina sotto al cardano. Poi se vi interessa sapere il mio punto di vista al riguardo ci faremo un video dedicato. Per chi invece mi ha visto nei vari social, Instagram e Facebook con un'altra moto che io stesso ho definito bicicletta, non è la mia moto ma bensì la moto sostitutiva della GS. Qua dentro, su questa piccolissima scatola, c'è un accessorio pazzesco e la butto là. Secondo me il 90% di voi neanche lo conosce. Anzi, alzo ancora l'asticella, il 99% di voi neanche lo conosce. Ma perché dico questo? Non perché io sono io e voi non siete, come disse il mitico Alberto Sordi, ma perché il brand che produce questo accessorio non produce accessori per la moto, bensì produce accessori per la fotografia. Quindi, se voi siete degli amanti della fotografia, ma a livello pro, forse lo conoscerete. Per il resto, fatemelo sapere nei commenti se lo conoscevate e siate onesti. Ho detto pazzesco perché i materiali utilizzati sono di altissimo livello, il design è minimalista proprio come piace a me, il funzionamento per come è stato pensato non so se si potrebbe fare meglio. Vamos all'unboxing. Tutto questo pippone e non vi ho detto neanche che cosa sia. Il packaging è fatto veramente bene, eccolo qua. Proviamo. Qua ovviamente ci sono le istruzioni. Il prodotto è questo qua, ve lo giro anche. Prendiamo tutta la confezione, questa la possiamo anche buttare. Il packaging è semplicissimo però funzionale. Qua abbiamo dei gommini, poi vediamo cosa servono. Il prodotto è questo, guardate che finiture! Tutto alluminio, metallo, magnetico, gomma. Ci dovrebbe essere anche una chiave se non ricordo male, eccola qua. Ora e lo smonto così vediamo come è stato pensato. Semplicissimo ma super funzionale. Ah, importantissimo, apro una parentesi, è il secondo che compro perché anche sulla Tenerona ce l'ho installato, ci ho fatto 8 mesi in Patagonia, il test è stato estremo e l'ha superato alla grandissima. Tolgo anche l'altra vite che serve ovviamente per aprirlo, classica serratura per i tubolari. Questi sono i gommini che ovviamente vanno intercambiati in relazione al diametro del tubolare. Guardate anche il dettaglio dei gommini, ci sono questi piccoli agganci. In questa maniera il gommino rimane perfettamente bloccato. Eccolo qua, l'abbiamo rimessi, ma ora noi li togliamo perché per il diametro, per il punto in cui andremo ad installarlo, il diametro che serve è questo. Un altro dettaglio, con questo diametro non inseriremo nessun tipo di gomma, ma guardate anche la parte terminale è smussata. In questa maniera, senza gomma, vi posso garantire che non graffia il tubolare. Altro dettaglio, addirittura l'alluminio è dentato proprio perché dall'altra parte abbiamo questa stella che in relazione a come la posizioniamo rimane bloccato. Già da qui potete capire che sono diverse le posizioni che potremmo attuare. Ma nel nostro caso già vi anticipo che lo installeremo in questa maniera. Ve lo faccio vedere ancora da vicino nella parte posteriore perché questa è la parte più figa. Guardate, si sono inventati un sistema di antivibrazione a 5 assi. Guardate. Questi sono tutti gommini. Ma la cosa è che hanno lavorato tantissimo sulla percentuale, nel senso che i gommini devono lavorare con una durezza tale che in relazione appunto alle vibrazioni e al peso che installeremo qua sopra, il supporto deve avere un comportamento ben preciso. Inoltre ci sono questi due tasti, ora ve lo faccio vedere dall'altra parte, muovono queste due linguette e queste due linguette sono in metallo, ma poi successivamente vedremo il funzionamento. Il punto in cui lo andrò ad installare è questo. Prendiamo le misure per capire se si trova al centro. 2,9, 3,2, leggermente 3,1, 3 mm e 0,5, 3 e 0,5. Ragazzi, ci siamo. Stringo un po', almeno rimane bloccato. Nella vite già c'è un po' di lottite, ma per sicurezza ne mettiamo un'altra po', ne basta pochissima. Per non sporcare infiliamo la chiave. Ok, ora non serro la vite perché
devo trovare la giusta posizione. Nel frattempo non vi ho fatto vedere anche l'altra parte. Se togliamo l'altra vite, che addirittura guardate ricavata al pieno, quanto mi piacciono questi lavori. Comunque anche dall'altra parte trovate la stessa lavorazione, anche qua ricavata al pieno, e la stessa dentatura, in maniera tale che il supporto potete metterlo in tutte le posizioni, ed oltre alla vite ha un fermo meccanico, quindi non si muoverà di sicuro, già è stabile senza vite. Le tolleranze sono ottime. Noi lo rimettiamo nella posizione iniziale. Anche qua metto un po' di lottite. Quindi vite serrata con frenafiletti, vite serrata con frenafiletti. La posizione l'ho vista, che mi piace già. Ora dobbiamo mettere la vite qua sotto e qua arrivano i problemi. Problemi perché qua sotto non riesco ad andare con la chiave. O seguo la chiave, che sarebbe anche una valida alternativa, oppure posso svitare le viti del manubrio, far ruotare il manubrio in avanti, tirare la vite e rimettere il manubrio in posizione. Guardate, vi ho girato la camera per farvi capire meglio, altrimenti mi dite: Francesco, sei proprio un puntini puntini. Se io allento questa per poter tirare l'altra, poi quando ho messo questo non riesco più a tirare questa. Il problema è che la posizione che ho scelto è proprio la posizione peggiore per installarlo. Se lo mettessi più in piano problemi non ci sono, però questa è la posizione che mi piace, poi magari alla fine capite anche perché. Nell'eventualità decido di allentare queste, già ho controllato, queste vengono serrate con 19 Newton e al tempo stesso c'è anche questa misurazione, il centraggio del manubrio, ma anche come è ruotato. Ora si trova a 10 gradi. La posizione mi piace perché se la metto 0 si avvicina verso me e il manubrio è troppo vicino. Queste due fasce sono le tolleranze che nel manuale BMW ci dicono di rispettare. Alla fine ho deciso allento queste, anche perché se seguo la chiave faccio comunque fatica a andare sotto, quindi mettiamo un telo per coprire. Quando si fanno queste cose sempre chiave ignorantissima. Ok, tanto questo lavoro lo vorrei fare anche perché voglio mettere i riser. Ok, tolgo la vite. Ok, ora chi è che viene a darmi una mano? Facciamolo in una maniera che non si graffi. Anche qua un po' di frenafiletti. Mettiamo sempre la vite dentro la chiave. Ora, per sicurezza, per non rigare nulla, facciamo così, perché lo devo tirare. Ok ragazzi, puliamo un po'. Considerate che gli agganci sopra non li ho mossi, quindi in teoria serrando le viti il manubrio tornerà alla posizione originale. Anche questo lavoro super banale. Ovviamente le viti dietro non si tirano, prima si tirano le viti avanti. Quando l'anello di tenuta va a battuta, ovviamente coppia di serraggio 19 Newton, si tirano le viti dietro. Prendiamo la chiave dinamometrica, l'utilizzo anche qua è semplicissimo, si abbassa questa ghiera, si ruota. Guardate la linea rossa e sotto sono i decimali, quindi dobbiamo arrivare a 19, arriviamo 15, ok, più 4, siamo a 19. Andiamo a fine corsa il manubrio. Dimmi. Il giorno che sopra mi sa che suona Alexa perché avevo messo la sveglia alle 18:30 Sì. per tirare fuori la carne. Se capiti di sopra, spegnile e tira fuori le zucchine che sta in frigo. Va bene. Passo veloce al sì e vengo a casa. Ok, 2 minuti e vado su da Alexa. Ok, ovviamente la posizione è rimasta quella originale perché questi erano bloccati, quindi il manubrio è tornato in posizione. Vediamo se siamo stati bravi a non rigare nulla. Quando si fanno questi lavori è sempre dietro l'angolo la sfortuna. Ora ve lo mostro nel dettaglio. Come sempre vista da tutte le angolazioni per vedere il lavoro nel dettaglio finito. Vista da sopra, vista laterale. Ed ora la parte più bella del lavoro, cioè quando abbiamo finito. Ve lo rifaccio vedere, sentite anche il rumore? Sentite questo click? Cioè anche alla velocità della luce. Guardate
i gommini come si comportano, ma vi posso garantire che questo movimento quando siete sopra la moto lungo la marcia non lo vedete, perché questo serve solo per attutire le vibrazioni. Insieme a questo prodotto dovete acquistare ovviamente questa custodia. Questa custodia ha la caratteristica di avere questo anello metallico, quindi l'aggancio è metallico, oltre ad avere la calamita. Quindi come vi avvicinate, la calamita ovviamente lo centra, è autocentrante, e il blocco meccanico si attiva in automatico perché il telefono è attirato dalla calamita. Il blocco meccanico che vi dicevo sono quelle due linguette in metallo, quindi l'ancoraggio è in metallo. Quelle due linguette si infilano qua sotto e questa è la custodia nel dettaglio. Anche la custodia è veramente eccezionale. Questa custodia ha 1 anno e mezzo e io l'ho utilizzata in Patagonia, sotto al sole, sotto la pioggia, sotto la neve, ovunque ragazzi. In alternativa, se non esiste la custodia per il vostro telefono, ci sono questi adesivi che ovviamente si agganciano su qualsiasi superficie liscia, sono comunque calamitati e l'anello di centraggio è sempre lo stesso, non cambia nada. Questa la vista come se fossero i miei occhi, praticamente io sono seduto sopra la moto, la camera si trova nella stessa posizione dei miei occhi, quindi voi vedete quello che vedo io. Accendiamo anche la moto. Lo spazio per accendere ce n'è tantissimo, quindi il telefono non infastidisce assolutamente l'accensione. Metto esattamente la camera al posto dei miei occhi, il telefono e il navigatore non intralcia assolutamente il cruscotto della moto. Questa è la nuova cabina di comando della GS per un po' di tempo, perché tra poco questo ragazzi volerà via. Ora le mie solite pulizie veloci, e mentre sono salito in casa Sara aveva ritirato questo pacco qua. Dai che questa sera siamo stati più bravi, non vi ho tediato come l'ultimo video. Comunque ora qualcuno di voi dirà: ma Francesco, io che cosa ci faccio del portatelefono sulla moto? Ovviamente qua la risposta è puramente soggettiva. Io vi posso dire il mio punto di vista. Io col telefono ci faccio praticamente tutto, dalla navigazione, dal tra virgolette lavoro, foto, video, ovviamente comunicare con casa, chiamate, eccetera eccetera. Ci faccio tutto. Cioè tutto no, Scherzi a parte, gli ultimi 8 mesi in Patagonia ho utilizzato il telefono anche come navigatore. Allora anche qua qualcuno dirà: ma Francesco, non avevi fatto quella customizzazione chiamata Giro del Mondo con il Garmin Montana 700i? Verissimo, il Garmin Montana 700i l'avevo acquistato proprio in prospettiva di questo folle cambio di vita, perché in casa Garmin hai le mappe con copertura mondiale, ma al tempo stesso volevo un sistema con trasmissione satellitare, nel senso che se ti trovi in zone dove non hai copertura per il telefono e non hai un wifi, volevo avere la possibilità di comunicare a casa, ma soprattutto avere anche, tramite questo tastino qua, la possibilità di chiamare l'SOS, di chiamare i soccorsi. Ricordo che questa cosa funziona tramite un abbonamento a pagamento, e consiglio anche di fare un'assicurazione, perché se chiamate i soccorsi tramite l'SOS ovviamente l'azione di recupero, l'azione di salvataggio è a pagamento, dovete pagarla con le vostre finanze, mentre se avete un'assicurazione ovviamente come tutte le assicurazioni avrete una copertura. Comunque andiamo avanti, arriviamo addirittura al giorno della caduta. Quando ci siamo ribaltati ho spezzato i supporti del cupolino, quindi se notate il Garmin Montana non ce l'avevo più sopra il cruscotto e non l'ho più utilizzato. Ho utilizzato sempre addirittura Google Maps con le mappe scaricate, quindi in offline, perché ripeto ci sono zone dove il telefono non prendeva. Chiudiamo il pippone qua. Perché ho preso questo supporto? I supporti del telefono devono avere un sistema di antivibrazione veramente ben fatto, in quanto i telefoni di ultima generazione, soprattutto gli iPhone, hanno un sistema di stabilizzazione ottica, che significa che se il sistema di antivibrazione non funziona bene, le vibrazioni in alta frequenza, e sulla moto ce ne sono tantissime, sono quelle che tu quando tocchi con un dito un tubolare senti che vibra a una velocità altissima. Sui telefoni non è importante la vibrazione come questa, ma ripeto sono le vibrazioni ad alta frequenza, quelle velocissime. Se l'antivibrante non funziona bene, ogni 4-5 mesi dovete portare il telefono in assistenza, perché appunto la stabilizzazione della fotocamera va in tilt. Detto questo, da amante dei prodotti tech, ma soprattutto per salvaguardare il telefono, anche perché vivendo all'estero per noi il telefono ragazzi è fondamentale, ho optato per quello che dal mio punto di vista è un ottimo supporto telefono, ma non solo, anche la custodia è ottima, ma soprattutto sono ottimi anche tutti gli accessori che possiamo utilizzare con questa custodia. Guardate questo dispositivo con lo stesso sistema di ancoraggio, quindi qua potete vedere bene la calamita attira molto. Avete la possibilità di attaccarlo a un cavalletto e quindi utilizzare il telefono come fotocamera per riprendervi. Guardate questo ulteriore accessorio, anche la qualità e la finitura dei materiali. Cioè praticamente c'è questo treppiede, ovviamente con la calamita come lo appoggiate si autocentra, e potete utilizzare questo treppiede sempre per una videochiamata.
si può richiudere in questa maniera, non occupa praticamente nulla ed è in metallo. Finitura dei materiali pazzesca anche come design. Per quanto riguarda il discorso navigazione, me lo avete chiesto in tanti cosa penso del Garmin. Penso che anche questo ad esempio ha una buona resistenza, nel senso, considerate l'impatto, ha resistito alla grande, si è leggermente ammaccato qua, però essendo gommoso ha resistito bene, lo schermo si vede bene, però bisogna essere onesti, Garmin, dovete un po' migliorare il software, dovete migliorare l'hardware perché è lento nel ricalcolo, ha delle cose tipo entri in galleria, vedi una linea dritta, non ha neanche l'algoritmo di simulare cosa stai facendo sotto la galleria. Google lo faceva 10 anni fa, ma io utilizzavo Copilot, lo faceva 10 anni fa. Devono migliorare, ci devono lavorare come navigatore, quindi onestamente come navigatore non mi fa impazzire, come prodotto non è male, cioè nel senso resistente, puoi lasciarlo sotto al sole, ha un piccolo dettaglio, qualcuno sicuramente mi dirà: ma Francesco, ma con il telefono non hai problema di surriscaldamento? Allora, io ho utilizzato il tablet dal 2014 e bisogna sapere una cosa: tutti i device, telefoni, tablet, non hanno una ventola di raffreddamento. Cosa hanno per raffreddarsi? Hanno lo schermo dissipa calore, quindi assolutamente importantissimo. Non dovete utilizzare portacellulari come questi perché creano una sorta di effetto serra, si surriscalda all'interno e il telefono va in blocco. Sono migliori portacellulari come questi perché il telefono è libero. Ora qualcuno dirà: ma poi con il freddo, la pioggia, come fai col telefono? Gran parte dei telefoni attuali possiamo immergerli in acqua per mezz'ora, quindi capite bene che la pioggia è l'ultimo dei problemi. Io l'ho utilizzato sotto la pioggia, sulla neve, con la grandine, con la polvere, il ripio. Un iPhone 13 Pro non ha avuto nessun tipo di problema e al tempo stesso avevo come muletto il telefono che vi ho fatto vedere, un iPhone 7 Max, 7 Pro Max, neanche ricordo più come si chiama, comunque un telefono di 5-6 anni fa, e non ha avuto il più piccolo problema. Importantissimo per quanto riguarda il surriscaldamento, dovete anche considerare che se lo ricaricate wireless, la ricarica wireless scalda molto di più. Al tempo stesso, se lo ricaricate con una presa accendisigari che ha un alto amperaggio, anche là con la ricarica veloce si scalda un po' di più. Io il telefono l'ho utilizzato anche a mezz'ora in agosto con 47 gradi, non ho avuto mai problema di surriscaldamento, perché ripeto, il concetto è che non dovete essere fermi per 5-10 minuti sotto a sole perpendicolare sullo schermo, ma questo vale anche se andate al mare, non solo sopra la moto. Mentre se siete in movimento, con l'aria che appunto passa sopra lo schermo, vi posso garantire che non avete nessun tipo di problema. Perlomeno ragazzi, io non ho mai avuto problemi. E per anticiparmi nelle domande, perché penso che qualcuno me lo chiederà: ma hai valutato quel sistema di ricarica wireless che puoi mettere a posto del Garmin sulla BMW? L'ho valutato e quel sistema secondo me devono un po' in qualche maniera rivederlo, perché è da migliorare, sempre dal mio punto di vista, l'aspetto antivibrazioni. Inoltre, se come me utilizzate una custodia magari un po' più spessa, il sistema di ancoraggio non è che sia il massimo. Infine, qua ho installato anche Osmand, che dal mio punto di vista è il software di navigazione più completo, anche se è poco intuitivo e necessita di un hardware performante. Poi che dire ragazzi, si potrebbe parlare anche dei telefoni rugged, si potrebbe parlare del tablet rugged, dell'Apple CarPlay, però andiamo fuori tema. Questo video era per mostrarvi un supporto telefono che dal mio punto di vista è tra i migliori presenti sul mercato e che penso, siate onesti, scrivetelo nei commenti, quasi nessuno conosce, perché appunto il brand produce accessori per la fotografia e non per la moto. Chiudo il video qua, come sempre sono quasi le 9 di sera, oggi è mercoledì sera, noi sabato mattina partiamo finalmente direzione sud, faremo la prima tappa nella zona di Napoli, poi scenderemo, andremo a trovare degli amici in Calabria, forse andremo in Sicilia, zona di Palermo, ancora tutto da definire. Non abbiamo tantissimo tempo, nel senso abbiamo 3 settimane. Molti di voi diranno: Francesco, con 3 settimane vai a Caponord e torni. Sapete benissimo il nostro modo di viaggiare, quindi porteremo attrezzatura da lavoro perché condivideremo questo viaggio. La moto è quasi pronta, dovevo installare ancora qualche accessorio, ancora non ho aperto quel pacco che vi ho fatto vedere poc'anzi, l'Enduristan, ma ci sono 2 accessori per il viaggio. Ho cambiato anche le gomme alla moto, ancora non è prontissima, però dai, la voglia di salire in sella è tantissima, anche di sentire Sara come si trova dietro la GS. Ci saranno ancora tantissime personalizzazioni da fare, le faremo pian pianino. Ora bisogna anche testare. Per le gomme ho montato le mie fidate TKC70 della Continental, anche perché se dobbiamo fare un confronto con la Tenerona bisogna fare le cose fatte bene. Sulla Tenerona gli ultimi 5-6 treni sono stati le TKC70 della Continental, le conosco molto bene, quindi anche per le gomme dovevamo avere le stesse gomme per fare un confronto come si deve tra le due moto, perché appunto le gomme sono fondamentali. E al ritorno di questo brevissimo viaggio, video confronto dettagliato tra la Super Tenere che si trova
trova a Montevideo e la GS che si trova qua in Italia. Vedremo cosa ne uscirà fuori, anche dal punto di vista di Sara, perché sapete benissimo che per noi il passeggero è fondamentale. E come sempre, se trovate questi contenuti interessanti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, fatemi sapere cosa ne pensate di questo supporto del cellulare, ma soprattutto, ripeto, siate onesti, lo conoscevate? Ciao ragazzi! E comunque dentro al pacco c'erano queste, le borse Enduristan da collegare sopra i coperchi delle valigie rigide. Praticamente la stessa configurazione che abbiamo adottato sulla Super Tenere.